Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di un elemento culturale molto interessante. Leggiamo la domanda. Ciao Lucrezia, stavo ascoltando la radio italiana e dicevano il pacco da giù. Che cosa significa? Grazie mille per la domanda e sono molto contenta che tu stessi ascoltando la radio italiana perché è evidentemente una fonte inesauribile di elementi culturali che però spesso sono impliciti e quindi a volte è un po' difficile capire tutto quello che viene detto alla radio, anche perché parlano molto velocemente. Però è comunque un ottimo esercizio, sia di ascolto sia di immersione culturale. Se voi ascoltate la radio e vi capita di sentire delle espressioni o delle parole che vi risultano difficili da capire, sapete già che cosa fare. Lasciate la vostra domanda nella sezione dei commenti qui sotto. Allora, questo pacco da giù, che cos'è? È sostanzialmente un pacco di cibo che viene spedito dal sud verso il nord. Nello specifico viene spedito dai genitori che si trovano nel sud Italia ai propri figli che si trovano invece nel nord Italia, perché si sono trasferiti per motivi di studio principalmente, e quindi si tratta di studenti fuori sede, ma anche per motivi di lavoro. L'espressione, la struttura, il pacco da giù racchiude tutto questo, perché il pacco è il pacco contenente il cibo, mentre da giù, questo complemento di luogo, indica proprio il sud Italia, ovviamente in riferimento al nord, quindi lo studente fuori sede o il lavoratore trasferitosi al nord riceve il pacco da giù, cioè dal sud. È un'espressione che si usa dal punto di vista di chi riceve il pacco. Prima ho menzionato l'aggettivo fuori sede. Che cosa vuol dire? Questo aggettivo si usa nella maggior parte dei casi con gli studenti, quindi uno studente fuori sede. Significa che lo studente è uscito dalla sua città d'origine per andare in un'altra città a studiare e quindi si è iscritto all'università di un'altra città. Per forza di cose, quindi, si è spostato nella città in cui si trova l'università. Anche io sono stata studentessa fuori sede perché ho studiato a Trieste per la mia laurea triennale. E quindi in quel periodo anch'io ero studentessa fuori sede perché non studiavo a Roma, ma mi sono trasferita in un'altra città che non è la mia città d'origine per studiare. Quindi in primo luogo questo fenomeno del pacco da giù ha visto protagonisti gli studenti fuori sede. Perché? Perché gli studenti universitari fuori sede si trovano in una condizione, come vogliamo dire, precaria, nel senso che è rinomato che non passino troppo tempo a fare la spesa, a cucinare, a preparare il cibo, perché hanno spesso pochi soldi. E quindi che cosa succede? La famiglia, specialmente la famiglia del sud, si organizza per fare questi pacchi pieni di cibo. Cosa troviamo in questi pacchi? Troviamo passata di pomodoro fatta in casa, pasta, biscotti, prodotti salati, olio d'oliva, tutto il necessario per preparare dei piatti semplici che però ricordano anche casa, no? Quindi c'è anche un po' un elemento di nostalgia in questo pacco da giù, non solo di necessità, perché appunto dentro troviamo anche cose fatte in casa dalla mamma o dalla nonna. C'è di base un'apprensione per il sostentamento del figlio o della figlia, dei figli che si sono trasferiti in un'altra città per studiare o anche per lavorare, perché poi nel tempo questo fenomeno ha abbracciato anche i lavoratori fuori sede.
questa preoccupazione c'è perché si pensa che appunto non abbiano tempo per prepararsi da mangiare, non mangino abbastanza e così via. C'è anche però un altro elemento culturale che secondo me è molto importante, è una sorta di derivazione del fenomeno che chiamiamo campanilismo, cioè il mio paese, il mio paesino e tutto quello che lo riguarda è meglio del tuo. Come si manifesta questa cosa nel contesto di cui stiamo parlando? Beh, si manifesta nel fatto che queste famiglie mandano anche il cibo del loro territorio fatto da loro perché pensano che al nord non ci sia lo stesso cibo, non ci sia la stessa qualità del cibo di mamma o di nonna. Si pensa che sia impossibile trovare in primis quel cibo e in secondo luogo, se si trova quel cibo non sarà di certo della stessa qualità. Questo pacco da giù racchiude veramente tanti elementi culturali ed è molto interessante come queste 3 parole racchiudano una realtà ben più complessa. Molto interessante è anche vedere qual è il luogo, il contesto di uso di questa struttura, perché è un'espressione che nasce e si usa principalmente sui social. Ha infatti cominciato a diffondersi su YouTube, io direi negli ultimi 15 anni, 10-15 anni, con quei famosi video delle differenze tra nord e sud. Sicuramente li avete visti. Penso che uno dei primi esempi sia stato proprio il canale YouTube Casa Surace, in cui appare proprio il tema del pacco da giù. Perché se non sbaglio appunto proprio loro all'inizio erano tutti studenti fuori sede e facevano queste differenze nord-sud perché appunto uno era del nord e l'altro del sud e appunto si confrontavano su queste differenze culturali. Nonostante sia ormai un'espressione attestata nella lingua comune, il suo uso però rimane estremamente legato al mondo dei social. Possiamo pensare ai video comici, ma anche ai video di apertura dei pacchi, quelli che si chiamano unboxing. E questa tendenza non include solamente studenti e lavoratori fuori sede in Italia, ma anche, se osserviamo le dinamiche sui social, gli italiani all'estero, che ricevono il pacco da giù. L'espressione rimane uguale, anche se ovviamente non si riferisce più alla differenza tra nord e sud Italia, ma si riferisce in quel caso alla differenza tra Italia e paese estero in cui si trova la persona. È un fenomeno molto interessante, si sta declinando in un modo affine ma diverso allo stesso tempo. Nella descrizione qui sotto trovate alcuni link che ho usato anche come fonti per fare questo video, quindi se vi interessa leggere degli articoli o degli spunti in più trovate tutto nella descrizione qui sotto. Io vi ringrazio come sempre per aver guardato questo video e vi do appuntamento al prossimo. A presto, ciao!